Lewis Hamilton si è finalmente sbloccato e ha conquistato la sua prima vittoria con la Ferrari alla 31esima gara con la rossa, 106esima vittoria in carriera per il 7 volte campione del mondo. Prima di entrare nel merito del discorso vi ricordo, qualora avesse piacere nel seguire i miei video, di iscrivervi al mio canale YouTube Daniele Fossinetti. Come dicevo, Hamilton è riuscito a vincere il Gran Premio di Catalogna a Barcellona con una gara sontuosa. Ovviamente è stato anche un po' agevolato sia dal duello tra le due Mercedes, sia dalla virtual safety car che è arrivata nel momento più propizio, però la Ferrari è stata, oltre che non ottimale a livello di rendimento nel corso degli ultimi anni, anche abbastanza sfortunata in questi aspetti, quindi direi che un po' di fortuna che gira ogni tanto ci sta. Poi il resto l'ha fatto tutto Hamilton, che già aveva dato segnali incoraggianti in questa stagione sin dall'inizio, arrivava da 2 podi consecutivi, da 2 secondi posti consecutivi, adesso lo step successivo era la vittoria, è riuscito a conquistarla, è una vittoria fondamentale per lui, per il suo morale e per il morale di tutta la scuderia, che tra l'altro viaggia un po' a correnti alterne, ma ne parleremo nel corso del video, perché Hamilton adesso si trova a 41 punti di distanza dal primo posto in classifica di Andrea Kimi Antonelli, e questo già è qualcosa di spettacolare, perché abbiamo Antonelli che ieri purtroppo è stato costretto al ritiro a causa di un problema sulla sua Mercedes, altrimenti si stava giocando il secondo posto con Russell. Non sappiamo come sarebbe andata a finire, però visto l'andamento di Antonelli, che stava pian piano sempre più rosicchiando secondi su Russell e l'aveva anche praticamente passato in pista, credo che Antonelli sarebbe potuto arrivare secondo. Non è stato così e ha perso tantissimi punti proprio nei confronti di Hamilton, perché da 7 che potevano essere altri 18 che erano quelli del secondo posto, quindi in totale ne ha persi 25 e sicuramente pesano e potranno pesare a lungo andare. Ovviamente la Mercedes resta la macchina migliore e Antonelli resta il favorito per come sta guidando, però la Ferrari, da come era partita, che era decisamente indietro rispetto alla Mercedes, adesso ha fatto dei passi avanti notevoli, e abbiamo visto anche l'anno scorso come si è evoluta la situazione con la McLaren, che di questo periodo continuava a dominare in lungo e largo, con Piastri e Norris che si toglievano un po' punti a vicenda, cosa che un po' stavano facendo anche Russell e Antonelli, e poi Verstappen si era reinserito nella lotta titolata, arrivando a sfiorare un'impresa clamorosa, una rimonta clamorosa da oltre 100 punti di distanza, quindi 40 punti che dividono Hamilton da Antonelli. Capite bene che sono veramente pochi. Poi Hamilton è un esperto, ha vinto 7 titoli del mondo, quindi non possono certamente spaventarlo quei 41 punti di differenza che ci sono in questo momento in classifica. Bisogna solo capire se la Ferrari riuscirà a portare avanti, perché ha portato tanti aggiornamenti in questi ultimi Gran Premi, soprattutto a Barcellona, se riuscirà a portare ulteriori miglioramenti e soprattutto se quelli della Mercedes poi faranno ancora una volta la differenza e quindi ristabiliranno quel gap oppure no. È una situazione da valutare, però allo stato attuale delle cose Lewis Hamilton è tornato alla grande. L'anno scorso era veramente sconsolato, addirittura sembrava quasi che volesse mollare tutto con un anno di anticipo, dato che lui aveva firmato un biennale con la Ferrari. Invece è rimasto, non ha lasciato ma ha raddoppiato, e adesso potrebbe ritrovarsi clamorosamente, per i presupposti, in lotta per il titolo mondiale con Antonelli e con Russell, perché non lo tolgo dal discorso, dato che Russell comunque sta accusando molto a livello psicologico l'exploit di Antonelli, come è normale che sia, perché Russell è in Formula 1 da diversi anni, è in Mercedes da diversi anni, tecnicamente era lui l'eletto per cercare di riportare il titolo in Mercedes, e invece Antonelli al momento glielo starebbe soffiando da sotto il naso. Ripeto, è molto lunga la stagione e può succedere di tutto, però allo stato attuale delle cose questa è la situazione. Russell a livello mentale sicuramente ha accusato dei colpi importanti, nonostante comunque abbia ottenuto il secondo posto nel Gran Premio di Catalogna, e sicuramente gli ridà molta fiducia anche alla luce dello 0 di Antonelli e dei 18 punti recuperati, che sono veramente tanti e fanno la differenza. Dall'altra parte però, se la Ferrari gioisce con un Lewis Hamilton sontuoso e impeccabile, che ha conquistato
questa sua prima vittoria con la Ferrari, l'ha riportata al successo dopo 2 anni, dopo quasi 2 anni, veramente tantissimo, perché al Gran Premio del Messico 2014 vinto da Sainz, era quel giorno che la Ferrari non portava a casa una vittoria. Stesso lasso di tempo anche per Hamilton, ovvero quasi 2 anni, perché Hamilton non vinceva dal Belgio, al Gran Premio del Belgio del 2024, ovviamente in quel caso era ancora un pilota Mercedes. Però come dicevo, se da una parte il box Ferrari sorride grazie a Hamilton, dall'altra invece Leclerc non ha più scuse. Su Leclerc si è sempre parlato molto e ci sono sempre stati commenti alterni. È un fenomeno, è un prodigio, ma non ha la macchina, e poi c'era chi invece lo criticava perché era troppo esaltato e troppo pompato. Secondo me, come sempre, la verità più o meno sta nel mezzo. Leclerc è un ottimo pilota, però ha tante lacune e le sta dimostrando ancora una volta quest'anno, perché ora, in questo momento, ha anche una macchina potenzialmente vincente. Non sappiamo se potrà lottare fino alla fine per il titolo, come abbiamo detto per Hamilton, ma sappiamo che può lottare per vincere dei Gran Premi adesso. Perché inizialmente sembrava essere un dominio Mercedes, infatti tutte le gare le aveva vinte la Mercedes. A spezzare questo dominio è stata proprio la Ferrari, e a questo punto io credo che la Ferrari qualche altra gara da qui alla fine della stagione, tralasciando un attimo il discorso mondiale perché è molto più ampio, la vincerà. Bene, Leclerc adesso è chiamato a svegliarsi, deve svegliarsi perché sono 2 zeri consecutivi che fa. Ok, in questo caso il Gran Premio Catalogna non è stata colpa sua, però nelle qualifiche è stata colpa sua, ha fatto un errore clamoroso che lo ha costretto a partire decimo e lo ha costretto ad una gara di rimonta. Ha fatto l'errore a Monaco nella gara perché anche lì è andato a muro. Sta sprecando molte occasioni, sta sprecando molti punti, non va a podio dal 29 marzo nel Gran Premio del Giappone, mentre Hamilton sta facendo incetta di podi e adesso è arrivato anche alla vittoria. Quindi per Leclerc non ci sono più scuse, ma lo sa anche lui stesso, l'ha detto anche lui, che non ha scuse, questo l'aveva detto dopo le qualifiche del Gran Premio di Catalogna, ma anche nella gara, nonostante sia stato un problema della sua monoposto, c'è da dire che Leclerc non è che abbia fatto questo weekend eccezionale. Nelle prove libere era andato anche abbastanza bene, aveva lanciato dei segnali incoraggianti. Poi però tra sabato e domenica ha fatto crollare tutto il castello. E a questo punto Leclerc, che sta prendendo una sveglia importante dal suo compagno di squadra, che sia un 7 volte campione del mondo, ma ha anche 41 anni, per Leclerc credo sia arrivato il momento di trovare una svolta, perché nel confronto con Sainz non è stato così superiore, anzi, quando c'era Sainz come compagno di squadra. Adesso ha Hamilton, che è vero, come ho già detto, che è un pluricampione del mondo, ma ha un'età abbastanza avanzata, ha 41 anni. Invece Leclerc, essendo più giovane, dovrebbe essere il suo momento. Questo potrebbe essere il momento di Leclerc per trovare una svolta. Quindi io credo che in questa stagione, se Leclerc, che ha tra l'altro da poco rinnovato con la Ferrari, non trova la svolta, la vedo dura poi per gli anni a venire, perché adesso ha una macchina competitiva ed è il momento di vincere qualche gara e magari anche di inserirsi in una lotta per il titolo, che per lui, allo stato attuale delle cose, visto il distacco, è molto molto complicata. Ma ricollegandoci a quello che è successo l'anno scorso, tutto è possibile e non diamo nulla per scontato. Fatto sta che l'Italia può finalmente sorridere in Formula 1, perché abbiamo un pilota italiano in testa al mondiale, e questo è già qualcosa di clamoroso. Ha vinto 5 gare consecutive, Andrea Kimi Antonelli, e avendo quella che sulla carta è ancora la macchina più forte, può tranquillamente puntare a giocarsi il titolo fino alla fine. Poi vedremo se lo porterà a casa o meno. Ad inseguirlo nella classifica c'è un pilota Ferrari come Lewis Hamilton, un pilota veramente leggendario come Lewis Hamilton. Poi c'è Russell e c'è anche Leclerc. Norris è attaccato a Leclerc e questo già la dice lunga, visto che la McLaren sta facendo tanta fatica quest'anno. Quindi tra i primi 4 della classifica, da tifosi italiani, l'unico che non vorremmo veder vincere lì in mezzo è Russell. Con tutto il rispetto per Russell, siamo neanche a metà stagione, è lunga e vedremo come andrà a finire. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forzinet. Ciao a tutti.